Ciao! Io sono Francesca. Io sono Eleonora e siamo le Belline. Ciao ragazzi, come state? Speriamo che stiate tutti bene e che stiate passando delle bellissime vacanze. Allora, sicuramente avrete riconosciuto dove ci troviamo adesso. Siamo davanti alla porta di Brandeburgo, che è uno dei simboli più conosciuti di Berlino, nonché una delle icone più note che sono collegate al periodo del muro di Berlino e alla sua storia. Questo grande muro che ha diviso la città in due per ben 28 anni. Sono tantissimi gli avvenimenti legati al muro e anche se sicuramente ne avete già sentito parlare, ci teniamo comunque anche noi dal canto nostro a farvi un piccolo riassunto degli avvenimenti principali, così anche da farvi entrare un attimo nel mood e capire quindi il contesto storico. Prima però, sigla! Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania è sconfitta e i vincitori si dividono i territori. La stessa Berlino, la capitale, viene smembrata e divisa tra sovietici da un lato ed americani, inglesi e francesi dall'altro. Il risultato? Berlino Ovest, patria dei Vessi, era un'ose capitalistica nel mezzo della Germania sovietica. La DDR, Berlino Est, patria degli Ossi, era la parte sovietica, più povera economicamente. Tanti cittadini della DDR infatti cercavano di emigrare nella parte ovest. Questo ovviamente non andava giù alla DDR, che decise di installare un filo spinato che divideva in due la città di Berlino, che poi divenne un muro di mattoni. Poiché i tentativi di fuga non diminuirono, anzi, il muro divenne poi una doppia fila di pareti di cemento armato, alte 4 metri circa, tra cui si trovava la cosiddetta striscia della morte. Ciò non fermò i tentativi di fuga, anche se la maggior parte di questi non finì bene purtroppo. I primi segni di apertura sono arrivati con l'abbattimento della frontiera tra Austria e Ungheria nel maggio dell'89. Una serie di manifestazioni portarono il 9 novembre all'annullamento del divieto di raggiungere la zona occidentale della città grazie a Gorbaciov. Lo stesso giorno migliaia di persone attraversarono il punto di controllo senza essere fermate. Dopo 28 anni, amici e familiari che erano stati forzatamente divisi potevano finalmente incontrarsi di nuovo. Ecco, quindi questi erano in breve gli eventi principali legati alla storia del muro di Berlino, ma ci sono alcune piccole curiosità ed avvenimenti che non tutti conoscono, di cui vorremmo parlare appunto in questo video. Abbiamo già fatto un video promo e vi consigliamo di andarlo a vedere su questo argomento. È un video molto enigmatico, volutamente non spiegato, pieno di scene random che appunto con questo video vogliamo andarvi a spiegare. Sì, appunto questo video si va a ricollegare a quel video di cui stava parlando Ele, ripercorrendo un po' le sue tappe e cercando di ricollegarsi ad esso, dando una spiegazione ad alcune scene che magari erano poco chiare. Anche perché voi, se andate a vedere quel video promo dopo che avete visto questo video, direte: ah, ecco perché non sono pazze che vanno a spiaccicare i bomboloni in faccia a presidenti americani. Alcune scene sono state abbastanza semplici e intuitive anche, come quella ad esempio della divisione della Germania, la scena iniziale, e quella finale che si ricollega ad essa in cui la Germania si riunisce. Oppure la scena in cui solleviamo un telo nero nel centro di Alexanderplatz per simboleggiare l'erezione del muro, e lì con tutti i passanti appunto che ci guardavano strani e perplessi. Invece ci sono altre scene che sono state un po' più difficili. Ad esempio mi sto riferendo a quella dei telegiornali, dove noi abbiamo dovuto dare la nostra voce per far dire questa notizia. In der Nacht vom 12. zum 13. August 61, the police began. Di quale notizia sto parlando? Dell'erezione del muro di Berlino, perché fu, se non lo sapete, nasce da una grandissima bugia. Cioè, la notte tra il 12 e il 13 agosto del 1961 hanno fatto un po' i vaghi e hanno appunto eretto questo muro, che inizialmente non era fatto come si può vedere adesso, ma bensì era semplicemente del filo spinato.
Per fare questo video ci siamo documentate, abbiamo guardato appunto documentari e letto libri, e quello che ci ha incuriosito e fatto rimanere un po' perplesse è la notizia che se la gente, se i cittadini avessero manifestato contro questa erezione, questo muro, le cose avrebbero potuto andare in maniera molto diversa, ma tra la delusione appunto degli avvenimenti storici, quindi con la totale abbraccio per l'ideologia socialista e gente che appunto, chi se ne frega, insomma non hanno manifestato e facciamola in breve, molto in breve, chi doveva parlare non ha parlato, chi non avrebbe dovuto fare ha fatto, e questo ha provocato 28 anni di segregazione e di divisione della città. Ricollegandomi a quello che stavi dicendo tu, al fatto che il muro è stato comunque costruito di notte, di nascosto, lo stesso segretario della DDR, Walter Ulbricht, mentì spudoratamente alla stampa occidentale affermando: qui nessuno ha voglia e intenzione di costruire un muro. Muro chi? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Allora, noi per semplificare lo chiamiamo muro di Berlino, ma in realtà il vero nome che gli è stato dato dalla DDR è Antifascistischer Schutzwall, che sarebbe barriera protettiva antifascista, come se al di là della barriera nella parte ovest ci fosse ancora la minaccia fascista. Sì. Ma in realtà nella parte ovest c'era una figura, Konrad Adenauer, che ha combattuto strenuamente contro i nazisti, quindi non c'entra proprio niente questa definizione. Ed inoltre proprio dalla parte orientale che scaturiscono i maggiori seguaci della destra estrema come Alternative für Deutschland. Un'altra scena che ci teniamo a spiegare è quella che vede Mr. President con un bel bombolone che gli compare sulla faccia. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Perché? Ecco, noi non ci vogliamo troppo dilungare sulla spiegazione, perché l'abbiamo già spiegato molto nel video gastronomico di Kreuzberg, sempre qua andatelo a vedere, ma quando Kennedy viene a Berlino 2 anni dopo, nel 63, 2 anni dopo la erezione appunto del muro, fa un discorso e dice la sua celebre frase Ich bin ein Berliner. E l'allegoria, gli equivoci nascono appunto da questa allegoria, cioè Berliner in senso di bombolone e Berliner nel senso uno che abita a Berlino. Vogliamo attaccarci appunto a questo discorso di Kennedy perché è stato così importante, perché rese noto al mondo intero che Berlino cessava di essere una città libera. Allora, il muro di Berlino divise non solo la città in due, ma anche il sistema dei trasporti. Infatti c'erano 2 linee della U-Bahn, cioè la metropolitana, e una della S-Bahn, la linea ferroviaria, che avevano delle stazioni fantasma. In pratica queste stazioni fantasma erano le stazioni di confine ad est, dalla parte del muro, che erano chiuse in quel periodo ovviamente perché la gente le utilizzava per fuggire. Quindi le avevano chiuse, c'erano le guardie armate che le controllavano, quindi i treni che transitavano da ovest e andavano verso est e passavano per queste stazioni rallentavano soltanto, ma non si fermavano qui. E qui siamo a una di queste stazioni fantasma, la Nachterbahnhof, nei pressi del checkpoint Charlie. C'è anche un altro aneddoto relativo alla S-Bahn, cioè la metro sopraelevata. Al tempo delle 2 Berlino l'azienda che gestiva la ferrovia della S-Bahn aveva sede nella parte orientale della città ed era finita sotto il controllo quindi della DDR, mentre chi saliva sui vagoni della S-Bahn quindi si trovava nella Berlino Ovest sui treni di proprietà di Berlino Est, con personale di bordo di Berlino Ovest. Oddio! Che indossava però uniformi di Berlino Est e veniva propagato da Berlino Est con marchi tedeschi dell'Ovest, frutto di obiettivi acquistati all'Ovest ma che riempivano poi le casse dell'azienda dell'Est. Che al mercato mio padre comprò.
quindi vediamo come questo muro ha segnato sì un confine sia geografico, politico, tutto quello che volete, ma anche ha fatto nascere due città completamente differenti, anche proprio in quello che mangiavano, nella moda che avevano. E con questa rubrica vogliamo fare appunto questo, cioè farvi conoscere le loro mode, che cosa bevevano, che cosa mangiavano. Ad esempio, la sapete la storia della Nudossi e della Nutella? Praticamente la Nutella era la cioccolata, è la cioccolata che tutti noi conosciamo e che mi do triste se no. È la cioccolata più della parte dell'ovest. Ma cosa è successo? Dato che gli abitanti della DDR, della Berlino Est, si ritrovavano in gran segreto nelle cantine, veramente in gran segreto, se no rischiavano grosso, e con antenne eccetera riuscivano a captare i canali, i segnali della televisione, delle radio della Berlino Ovest e quindi a sentire le pubblicità della Nutella. E cosa è successo? Che c'avevano una gran voglia di Nutella, ma non potevano, la DDR non poteva offrire un prodotto del capitalismo del male, e quindi ha inventato la propria cioccolata, ossia la Nudossi, che è molto buona, dovete provarla, io l'ho provata. Viva Nudossi! La stessa cosa era per la Coca-Cola, la classica bevanda che tutti noi conosciamo, e la DDR ha creato anche lì il copione con la Vita Cola. Allora, noi ci stiamo bevendo il nostro bel cappuccino. Hai visto Berlin Café? Che bello, però sì. buono, eh? Sì. Però voi pensate, da un giorno all'altro non potrete più andare nel vostro caffettino, sorseggiare caffè con gli amici, eccetera. E questa era una cosa molto importante anche all'epoca della DDR per i tedeschi. Pensate appunto che è successo questo, che da un giorno all'altro loro si sono trovati a non avere più questo prodotto reperibile e quindi hanno cominciato a investire in Vietnam, dove sono state create delle coltivazioni. Sta piovendo pure. Quindi l'accordo era questo: loro investivano i loro soldi nelle coltivazioni in Vietnam e dopo che la coltivazione avrebbe dato i suoi frutti, il Vietnam avrebbe rifornito della metà del raccolto la DDR per altri 20 anni. Però è successo questo, che comunque i tempi di coltivazione e di produzione sono abbastanza lunghi, quindi mentre la coltivazione ha dato i suoi frutti sono passati anni e intanto la Germania si era riunificata e non c'era più bisogno di andare fino in Vietnam per farsi il caffè, bastava scendere nel bar sotto casa, andare al supermercato e ce l'avevano, quindi diciamo che... Però grazie a questo Poi il Vietnam è diventato la maggior produttrice di caffè del mondo dopo il Brasile. Però i tedeschi della DDR non ne hanno usufruito, questa è la cosa divertente. grazie DDR. Nel video promo, che vi ricordiamo andatelo subito a vedere, si può vedere me che guido una vettura e una sempliciotta Bessie che mi taglia la strada. Ecco, io stavo guidando veramente, non è una scena ritoccata, una Trabant, ossia una macchina proprio simbolo della DDR. Quindi eccola qui, noi adesso ci siamo seduti davanti alla Trabant, ossia la Trabi per gli amici. Trabant vuol dire satellite ed è stato usato proprio questo nome per ricordare l'avventura spaziale che vede protagonista l'Unione Sovietica. Allora, ci troviamo a Checkpoint Charlie, come magari molti di voi avranno riconosciuto, e questo luogo è stato protagonista di un evento abbastanza bizzarro e un po' drammatico allo stesso tempo. Qui la musica in quel periodo, durante il muro, comunque giocava un ruolo molto importante. Nell'est il rock and roll poteva essere ascoltato solo intercettando le radio dell'Occidente, e questa cosa una volta giocò un brutto scherzo agli abitanti della DDR. Nel 69 uno speaker radiofonico annunciò che ci sarebbe stato proprio qui a Checkpoint Charlie un concerto dei Rolling Stones sul tetto di uno dei palazzi vicini al confine, in modo che sarebbe stato visibile e udibile anche dall'altra parte del muro, cioè ad est.
E questa cosa ovviamente attirò l'attenzione di tantissima gente che subito ci credette, anche dopo che lo speaker annunciò che in realtà si trattava solo di uno scherzo. Ma nessuno ci fece caso a questa cosa, anzi migliaia di persone vennero proprio qui in questo posto per assistere a questo concerto fantasma dei Rolling Stones, e questo scatenò una serie di scontri. Sempre parlando dei Rolling Stones, vi ricordate la scena del nostro video promo in cui io ho un palloncino in mano, da una parte del muro e dall'altra c'è lei triste che guarda in alto? Allora, quello è per ricollegarci sempre a un concerto vero e proprio dei Rolling Stones, questa volta è stato fatto davvero, dell'82, quindi 13 anni dopo quello fantasma, in cui alla fine del concerto sono stati lanciati in aria centinaia di palloncini colorati. Questa cosa ha attirato l'attenzione di un certo Carlo Karges, che è il membro di una band musicale di nome Nena. Questo evento gli ha ispirato il testo della canzone 999 Luftballons. Non possiamo fare di più però. Esatto, se no ci cancellano il video, no? Okay. Che sarebbero quindi 99 palloncini, tradotto letteralmente, che è diventata una delle hit più famose della musica tedesca. Allora, il testo di questa canzone è molto interessante, però non ci vogliamo dilungare troppo adesso, ne riparleremo in un altro video dedicato. Allora, queste erano soltanto alcune delle tantissime curiosità legate al muro di Berlino, però non abbiamo potuto trattarle tutte, altrimenti il video sarebbe diventato veramente molto lungo. Anche su ognuno degli argomenti trattati ci sarebbe molto di più da dire rispetto a quello che abbiamo detto noi, ma gli argomenti più interessanti poi li tratteremo in altri video dedicati solo a quelli. Quindi noi speriamo vivamente di avervi raccontato cose che non conoscevate, di aver stuzzicato la vostra curiosità, e lasciateci nei commenti scritto che cosa sapevate già, che cosa non sapevate e che cosa vorreste conoscere di questo periodo storico. Noi quindi faremo altri video di questa rubrica, e un modo per sapere sempre quando escono i nostri video è attivare la campanella e iscrivervi al canale. Quindi anche lasciando un mi piace, lasciando un commento, iscrivendovi al nostro canale, sono tutti modi che ci aiutano a fare nuovi video e aiutano tantissimo il nostro canale, quindi già adesso vi diciamo grazie per questo. Quindi vi mandiamo un bacio grande e ciao, saluto dalle Berline! spiegato e con scene random. Uffa! Lo vuoi fare tu? Quindi che cominciarono a produrre costituzioni. Madonna, basta però. Maial. Vabbè. Con scene, mannaggia al demonio, potete restare sintonizzati. Restare sintonizzati.